Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, grazie, infinitamente, eternamente grazie. Il lavoro per le masterclass è straordinario. Stiamo ultimando delle cose, è tutto pronto e sono felicissima perché sarà un viaggio stupendo, inequivocabile, irreversibile, soprattutto irreversibile. Ed è commovente tutto quello che mi state scrivendo, è bellissimo. Sarà, non so che cosa dire. Opereremo nei fatti. È veramente stupendo. Per chi non farà parte delle masterclass o per chi vuole ha da poco iniziato il percorso sciamanico insieme a me, sotto all'info box c'è sempre la profetica pratica dei 21 giorni che ha dato risultati straordinari a migliaia di voi. Quindi ragazze e miei ragazzi, è stupendissimo, e siamo entrati in questo nuovo anno tutte insieme e tutti insieme. E siamo ancora, no, un po' così, ma che cos'è quest'anno, come se ci fossimo appena svegliati da lungo sonno. E vi ho messo anche, lo dico soprattutto per le tantissime ragazze nuove, ragazzi nuovi, l'oroscopo 2026, dove potete seguire ogni casa astrologica, tutti gli eventi della vostra vita. Lo trovate sempre nella playlist oroscopo 2026. Detto questo, ragazze mie e ragazzi, io partirei subito oggi, facciamo due varianti contraddistinte dalle farfalle. Abbiamo la prima variante con la prima farfalla e la seconda variante. Farfalle perché è una rinascita, il bruco che diventa farfalla, e questo è l'anno in cui la grande trasformazione potrete veramente sperimentarla con la realtà tangibile che ormai si compenetra con l'invisibile e diventa tutto normale. Diventa tutto normale, l'eccezionale che diventa normale, no? Detta un po' così, non lo so, però, nel senso, l'eccezionale che diventa normale, cioè è normale la compenetrazione visibile e invisibile, è normale le voci che senti e ti fai guidare, è normale le visioni che hai, il sogno diventa realtà, o meglio, il sognatore del sogno si sveglia, tu sei il sognatore del sogno e inizi a cooperare con gli dei, che sono gli eventi, l'anno 1 e l'anno della ruota del 10. Quindi tutto questo è bellissimo, ragazze e miei ragazzi, scegliete, vediamo quali sono le direttive di questa settimana e come indirizzare al meglio il nostro percorso sulla via dell'iniziazione, mi sta venendo di dire, dell'iniziazione della consapevolezza. Andiamo a fare la parte generale con la croce celtica e poi andiamo a vedere nell'amore a livello relazionale cosa accade. Allora, prima o seconda o ambedue? E partiamo dalla prima, la prima farfalla. Allora, andiamo a vedere cosa accade in questa settimana. La croce celtica, aprirò tutte le carte per avere una visione quanto più onnicomprensiva possibile, per vedere anche i semi delle carte, dove si orientano, qual è il corpus principale in questa settimana per te. Allora, croce celtica per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la prima farfalla o anche la prima farfalla. Energia attuale. Bellissimo, 10 di denari. Qual è la sfida ostacolo principale in questa settimana? Il 3 di denari, la cooperazione. Allora, le metto tutte prima di pronunciarmi. Il subconscio. Sì, 4 di coppe. Beh, sì. Giorni passati o l'anno, la soglia che si è chiusa, no? Il paggio di denari, avete già iniziato qua, E vediamo il potenziale di questa settimana qual è. Bello, re di bastoni e il potenziale. Cosa accade quindi in questa settimana? Ah, c'è astuzia qua, c'è 7 di spade. Il tuo approccio qual è? La morte, beh sì. Influenze esterne. La papessa. Speranze o paure? 8 di denari. Ah, interessante qua l'8 di denari lì.
Risultato potenziale finale, risultato potenziale, questo cos'è? Ah, il Cavaliere di Bastoni. Risultato potenziale del Cavaliere di Bastoni. Allora, tu entri in questa settimana con un bisogno fortissimo di stabilità, con un bisogno fortissimo di sicurezza, di basi solide. È come se dentro di te ci fosse proprio la domanda, no? Su cosa posso davvero contare? Perché il 10 denari mi parla di lavoro, mi parla di famiglia, mi parla di struttura, mi parla di futuro a lungo termine. Quindi l'energia qui è molto concreta. Vuoi capire cosa resta, cosa è affidabile, cosa può durare nel tempo. Cioè, è una settimana in cui non ti accontenti più di promesse, capito? O di aria fritta, diciamo, ma concretezza. E l'ostacolo, la sfida principale non è il fare questo 3 denari, è il fare insieme. Cioè, ti spiego, il 3 denari dice che l'ostacolo è collaborare, l'ostacolo è fidarsi del contributo altrui e anche sentirsi visti e riconosciuti. Quindi potresti sentire che magari fai tanto ma non vieni valorizzata o valorizzato, oppure non sai se chi hai accanto è davvero allineato con te. Quindi la sfida di questa settimana sostanzialmente è capire con chi vale la pena costruire e con chi no. Nel subconscio qua le radici c'è stanchezza emotiva con questo 4 di coppe, cioè non c'è disperazione qua, no. Sei satura o saturo, perché il 4 di coppe parla di noia emotiva, di disillusione, del dire non mi basta più, non mi basta più. Quindi dentro di te sai che qualcosa non ti nutre più, anche se all'esterno magari va tutto bene, capito? Cioè è una radice silenziosa questa, però è molto potente. Cosa si è chiuso nel passato o nei giorni precedenti? Chiudi il 2025 con la fine di una fase di apprendimento, perché il Paggio dei Denari ti dice hai imparato, hai fatto esperienza, hai messo le basi, ma ora non sei più una principiante, perché quello che si chiude è l'energia del sai quando dice proviamo a vedere se, proviamo, facciamo. Adesso vuoi qualcosa di più maturo. Infatti qual è il potenziale? Una porta enorme, il Re di Bastoni. Il potenziale di questa settimana, dal 5 all'11 gennaio, è riprendere il tuo potere personale, perché il Re di Bastoni ti dice leadership, iniziativa, decisione. Cioè, come se questa settimana ti dicesse basta aspettare, ora guidi tu, capito? Che succede nel futuro immediato? Molto interessante questo 7 di spade. Qua serve onestà per fare questo. Quindi nel breve termine, in questi giorni, potresti o scoprire una mezza verità o renderti conto che qualcuno non è del tutto trasparente, oppure scegliere tu stessa o tu stesso di proteggerti e non dire tutto. Gli sciamani lo praticavano da millenni. Non è guarigione, è annientamento. La conquista, il tuo obiettivo. 5 porte, 90 minuti per attraversare ciascuna. Entri vivo, esci diverso. O non esci. Scegli ora. Tra un anno guarderai indietro e saprai quale porta hai preso. Cioè, questo 7 di spade non è un tradimento necessariamente, è una strategia, è una difesa, è una lucidità, capito? Poi analizziamo ambito a ambito, ti dico prima di tutto quello che vedo con le carte che mi stanno parlando in questo modo. Qual è il tuo approccio alla morte? Il tuo approccio è radicale. Tu questa settimana tagli, trasformi, chiudi. Non stai più cercando di aggiustare, stai cambiando pelle. La morte dice basta trascinare, basta compromessi, basta restare dove sei già andata via con l'anima.
Hai capito che voglio dire? Basta restare dove sei già andata via con l'anima. Basta far restare il corpo lì. Con la papessa delle influenze esterne, qua vedo che attorno a te c'è silenzio, osservazione, cose non dette, no? Cose non dette. Io vedo che qua qualcuno ti guarda, qualcuno ti studia, qualcuno sa più di quanto dica. Questo per alcuni aspetti. Per un altro aspetto, esternamente a te, l'energia dell'universo che ti chiede ascolto interiore, non azione impulsiva. Ora, poi nelle speranze e le paure c'è l'otto di denari. Qui c'è la paura e anche il desiderio di dover fare tutto da sola o da solo. Vedo che vuoi costruire, vedo che vuoi migliorare, vedo che vuoi lavorare su di te, ma temi che il supporto o l'amore non arrivino. Quindi la domanda qua è: e se fossi io a dover fare sempre tutto? Questo è quello che dice, no? In questa sezione. Però la settimana non finisce ferma. Da che inizia un po' così, poi c'è il Cavaliere di Bastoni. Il Cavaliere di Bastoni parla di movimento, decisione improvvisa e ripartenza. Non è ancora stabilità questo Cavaliere di Bastoni, però è fuoco che torna a scorrere. Qualcosa si sblocca da che poteva essere un po' in stand-by. Oppure tu ti rimetti in moto, esci dalla stasi dopo aver fatto questa contemplazione. Quindi questa settimana cosa ti sta chiedendo? Ti sta chiedendo di lasciare ciò che non ti nutre più, di smettere di costruire con chi non è allineato e di riprendere il tuo potere personale. Cioè è una settimana di transizione forte, no? Molto concreta, poco romantica, no? In quel senso lì, ma necessaria. Stai chiudendo una fase di apprendimento per entrare in una fase di scelta consapevole. D'accordo? È un bello sternuto, scusate, ci voleva. Io amo gli sternuti, ma no, veramente mi piacciono tantissimo gli sternuti. Ok. Allora, analizzando ambito a ambito, nel lavoro, allora, ti dico chiaro, qua nel lavoro il messaggio è quasi spietato, tra virgolette, ti dico, tu non sei più nella fase dell'apprendista, eppure attorno a te c'è ancora qualcuno che ti tratta come se dovessi dimostrare, spiegare e giustificare. Il 10 di denari ti dice che tu vuoi sicurezza vera, non promesse, e il 3 di denari ti dice, come ostacolo, parla di collaborazioni che non ti riconoscono davvero. Quindi, questa settimana potresti accorgerti che qualcuno gioca un po' sporco o si muove in modo poco trasparente, 7 di spade. Oppure decidere tu di non scoprire tutte le carte, di tenertele per te, capito che ti voglio dire? La morte come tuo approccio dice che non stai più trattando con l'altro, ma stai scegliendo chi resta e chi non deve restare nel lavoro. E il Cavaliere di Bastoni come risultato porta una decisione improvvisa, un'azione e un cambio di direzione, che ti ripeto, come ti ho detto prima, non è ancora il posto fisso, no? Dell'anima, non quello della Zalone, posto fisso dell'anima, ma è la scintilla che ti rimette in marcia, capito? Sì. Nelle relazioni di qualsiasi natura, relazioni, poi l'amore lo vediamo dopo, il 4 di coppe nel subconscio mi dice che tu sei emotivamente stanca, no? O stanco. Non sei ferita o ferito, sei stanca. Magari di aspettare, di sperare, di spiegare, di spiegare. E il 7 di spade nel futuro immediato parla di qualcosa che non viene detto, oppure di una dinamica ambigua, no? Oppure semplicemente la tua scelta di non esporti più come prima. Hai capito che ti voglio dire? Infatti la papessa con influenza esterna ti dice che l'altro ti osserva, tace, sente molto più di quanto mostri o ti dica, ma tu con la morte non sei più disposta o disposto a restare sospesa. Infatti il Cavaliere di Bastoni alla fine può indicare o un ritorno di qualcuno, o un messaggio, oppure un incontro improvviso. Però attenzione ragazze e miei ragazzi, è fuoco. Cavaliere di Bastoni non è ancora la casa stabile, no? 10 denari, la cosa stabile. E tu adesso che cosa vuoi? Vuoi la casa dell'anima, non solo brivido, no?
Sì. Cosa vuole la tua anima in questi giorni? L'anima, questa settimana l'anima sta facendo un passaggio iniziatico, perché il 10 di denari è il bisogno di radicarti nel tuo vero destino, non in quello ereditato o accettato per comodità, hai capito? Il tuo. La papessa ti accompagna proprio come una sacerdotessa silenziosa, ti arriveranno sogni, i sogni ti guideranno, intuizioni dal mondo esterno, segnali sottili, e la morte dice che stai lasciando andare una vecchia identità, d'altronde siamo nell'anno 1, non un ruolo, ma stai lasciando andare un modo di stare al mondo. Non sei persa qua, o perso, non c'è perditudine, la perditudine, inventiamo un po' una parola nuova. Sei tra due pelli, no? Del serpente, sei tra due pelli. Questo è un luogo sacro per te. Infatti anche a livello di scusami, anche a livello di salute, qua il corpo ti parla piano però chiaramente. Il 4 di coppe e l'8 di denari qua mi dicono che c'è un po' di stanchezza mentale, un po' di sovraccarico, un po' di tensione dal devo fare da sola, no? Questa cosa qui. Non è un crollo questo, è una richiesta di ascolto da parte del tuo corpo. E il cavaliere di bastoni finale ti dice che l'energia ti torna assolutamente in questa settimana, il corpo risponde, però solo se smetti di forzarti. Cioè, io vedo che qua il movimento c'è, ma con piacere, non con dovere. Il corpo ti sta dicendo muoviti con il piacere, non con il dovere. Per chi sta facendo la pratica dei 21 giorni, o anche per chi non la sta facendo, la danza dei 21 giorni, scusami, la pratica è dei 21 giorni, la danza del piacere è la pratica sciamanica che ti permette di fare questo passaggio in modo magistrale, ok? Quindi questa settimana è molto vera, perché stai chiudendo una fase. Come la stai chiudendo? Scegliendo chi sei e riprendendo il timone. Non tutto è chiaro ancora, non tutto è stabile, però tu sì. E quando tu sei stabile, il resto si riallinea. D'accordo? Vediamo cosa... Tu stai riprendendo, io parlo, ma sì. Vediamo cosa ti dicono gli oracoli. Allora, mettiamoci questi. Anzi, prima di mettere gli oracoli, siccome qua c'è qualcosa che non vedi, voglio specificare con le carte. Voglio mettere 3 carte qua per vedere che cosa non stai ancora vedendo, no? Così lo vediamo e si risolve. Cioè, fondamentalmente la consapevolezza è quando vedi l'ombra, no? Quindi, cos'è che non stai vedendo? Mettiamo 3 carte. Ah, la scelta. Allora, diamanti, siamo qua. Tu vedi? Sì. Diamanti. Ah, la regina dei bastoni. E poi? Allora, è molto chiaro, è uscito il sole. Allora, tu stai ancora pensando che la scelta sia fuori. E questo è il senso. Una persona, una direzione, un sì oppure un no da prendere. No, gli amanti qua non parlano di qualcun altro, parlano di te che stai scegliendo te stessa o te stesso. Qua la cosa non è chi scegliere, è chi sei quando scegli, hai capito? E questa è una scelta che stai già facendo, solo che magari non te ne stai accorgendo. Mi spiego? E questa è la regina di bastoni, questa carta è il punto più grande, cioè tu non ti stai vedendo per quella che sei diventata o diventato, cioè non sei più quella che aspetta, non sei più quella che teme di disturbare, non sei più quella che abbassa il volume per non bruciare, mi verrebbe da dire. Sei magnetica, sei desiderabile, sei guida o magnetico.
Attenzione ragazzi miei ragazzi, la regina di bastoni non insegue nessuno. È il mondo che le gira intorno. E poi abbiamo il sole. Qua arriva la verità che spiazza. Tu stai guardando questa fase come se fosse complessa, come se fosse faticosa, come se fosse di passaggio, ma in realtà sei già uscita dal tunnel. Hai capito? Come diceva Caparezza, siamo fuori dal tunnel. Non è una canzone che apprezzo molto, però, però per dirla. Sei già uscito dal tunnel, cioè il sole dice chiarezza, gioia, verità, verità che non fa più male, cioè quello che non vedi è che il peggio è finito e che la felicità non è più un'ipotesi futura, non è più una chimera, è una conseguenza naturale di chi sei ora. Cioè dovete dare tempo al tempo, ragazzi miei, perché la realtà che è più densa si riallini, no? A questa consapevolezza. Quindi non stai vedendo, che cos'è che non stai vedendo? Non stai vedendo che sei pronta o pronto. Pronta a cosa? A scegliere senza paura, ad amare senza mendicare, a creare senza chiedere permesso. Non devi fare altro, devi solo smettere di dubitare della luce che già emani. E ti dico un'altra cosa, quando escono gli amanti, regina di bastoni e il sole, l'universo non sta chiedendo una decisione. Hai capito? L'universo sta festeggiando un'incoronazione. E quindi, cioè, ti faccio un applauso perché le carte sono pazzesche, cioè, sono bellissime. Cioè, vedete quanto è importante usare le carte nell'ottica del sentiero, perché danno veramente, ti dicono tutto. Porca miseria, ti dicono tutto, è incredibile. E come dobbiamo incarnare sta regina di bastoni? Anche se sei uomo, questo è il tuo divino femminile interno, quello erotico, quello figo. Cioè, allora, come incarnare la regina di bastoni? Prima di tutto non va cercata, va abitata. Cioè, smetti di giustificarti. Allora, questi sono i passi in questa settimana. Smetti di giustificarti. La regina di bastoni non spiega, dichiara. Nella pratica, non spiegare perché fai una scelta. Non anticipare scuse, nessuna scusa. Non dire forse, vediamo, scusa se... No, di questo è ciò che sento, questo è ciò che faccio, questo è ciò che sono. Ogni volta che ti giustifichi è come se spegnessi il fuoco di questa regina. Invece ogni volta che affermi lo alimenti. Cos'altro devi fare in questa settimana per incarnare questo potere? Agisci prima di sentirti pronta. Perché qua entra in gioco il cavaliere di bastoni. La regina non aspetta di essere sicura, sa che la sicurezza arriva dopo il passo, non prima. Quindi nella pratica, se devi mandare dei messaggi, manda quel messaggio. Oppure se devi proporre un'idea, proponi quell'idea. Mostra il tuo lavoro, esponiti anche proprio con un filo di tremore, esponiti però, perché il tremore non è paura, è energia che vuole uscire, capito? Dai valore al tuo tempo, 10 denari, 8 i denari, cioè la regina non regala energia a caso, nella pratica che cosa devi fare? Scegli dove mettere il tuo tempo, scegli chi ha accesso a te, scegli quanto ti dai. Se qualcosa non ti nutre, non è per te, va bene? Se qualcosa non ti nutre, non è per te, non è per cattiveria, è proprio per regalità. Cos'altro devi fare? Taglia senza spiegare. Morte, 7 di spade, taglia senza spiegare. Incarnare la regina significa smettere anche di dire tutto, smettere di annunciare le svolte, fare mosse silenziose, non devi dire cosa stai lasciando, lascialo e basta. Perché? Perché il silenzio è una lama sacra. E soprattutto fidati dell'invisibile. Papessa, non tutto va condiviso, non tutto va mostrato, non tutto va capito subito. E che cosa significa nella pratica? Custodisci un segreto creativo. Proteggi un desiderio. Ascolta più il corpo che la mente. La regina di bastoni brucia fuori, ma medita dentro. Ecco perché vi ho detto la danza del piacere in questi giorni. E soprattutto ogni mattina che vi svegliate in questi giorni, scegli te ogni mattina. Gli amanti,
non una volta, ogni giorno, chiediti cosa farebbe oggi una donna che si ama e si rispetta? O un uomo che si ama e si rispetta? E fallo, anche se scomodo, soprattutto se scomodo è la via giusta. Ok? Vediamo che cosa ti dicono gli oracoli in merito a questo. Persegui la felicità. Abbiamo appena dato gli ingredienti per la felicità di questa settimana. Persegui la felicità. Non ci posso credere, guarda che c'è scritto. Non scusarti mai per ciò che ti porta gioia. Cioè, l'ho appena finito di dire. Solo tu capisci dove appartieni davvero e dove puoi trovare il tuo spazio sicuro. Segui la tua felicità. Ragazzi e miei ragazzi, io non aggiungo altro, Non aggiungo altro, vado dritta al punto e così. Vediamo l'amore adesso cosa accade e te lo faccio qua sopra la stessa stesa, mettendo anche qui tutte le carte, così ho il quadro generale di quello che è uscito. Allora, prendiamo queste altre carte, sempre quelle nuove, perché no, dove stanno quelle nuove? Fra, le avevi prese prima, eccole, infatti. Allora, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi nell'amore in questa settimana, 5 e 11 gennaio? Allora, abbiamo 4 di denari, infatti, 10 denari, guarda, c'è di nuovo, vedi? C'è di nuovo. L'imperatore, ti vedo agguerrita, agguerrito. Ti vedo concentrata soprattutto, o concentrato su quello che per te è stabilità. E vedo soprattutto definire su chi puoi contare e su chi no. Ti vedo concentrata sul lavoro, casa, stabilità, famiglia, tutto ciò che per te è concretezza, perché ce l'avevamo già detto questo 10 denari qui, no? Sostanzialmente qua tu non vuoi più perdere tempo, giustamente. Cioè, non regalate eccessi emotivi, cioè tenete ben stretto ciò che vale. C'è quel momento in cui dici prima vedo, poi mi apro, no? Ed è sanissimo questo, ed è sanissimo. E l'amore qua per te in questa settimana non è passione confusa, montagne russe emotive, promessa a vuoto, è stabilità, è progetto, è sicurezza nel tempo. Chi resta, resta per costruire, chi non è all'altezza semplicemente non ci entra o se ne va, abbiamo visto con la morte, no? E qua tu alzi l'asticella, alzi il livello. L'imperatore dice confini chiari metti, rispetto, struttura. Tu non insegui, non spieghi, non ti metti in discussione per essere amata più o amato. Quindi qua c'è presenza, responsabilità, solidità. Chi ha questo va bene per te, altrimenti no. Cioè questa settimana l'amore non chiede mi ami, no, chiede che posto hai nella mia vita, dove ti colloco insomma a te, questo è. E se la risposta non è concreta, non è visibile, non è incarnata, il cuore resta protetto, non ti apri, ma senza drammi, senza rabbia, non c'è rabbia e drammi qua, capito? Quindi traduzione pratica, qua vedo nell'amore meno parole, più fatti, meno attese, più selezione. Chi vuole entrare deve bussare bene, chi non sa stare resta fuori. Qua vi vedo donne radicate o uomini radicati, non siete donne ferite, no, donne radicate o uomini. E l'imperatore non arriva per caso, cioè o è già presente in questi giorni oppure sta per manifestarsi solo se c'è spazio anche per lui, perché tu hai delle priorità importanti. Vediamo chi è l'energia della persona che ti arriva incontro. Guardatevi sempre il vostro segno zodiacale ascendente per l'oroscopo 2026. Vediamo, vediamo. La persona, l'energia esterna che ti arriva, che energia è? Nove di spade, infatti con questo tuo comportamento, con questo tuo essere, questo non ci dorme la notte.
Allora, cos'altro? 9 di spade, preoccupazioni. Beh, però qua cos'è questo? Questo è il mago, no? Questo è il mago, però. Ah, guarda, 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 7 di spade, 7 di spade. Allora, prima di tutto vedo che questa persona non è serena. Guarda come sta, guarda, 9 di spade. Ma tu vedi così che c'è... Sì, 9 di spade. Non è serena. Ha la mente affollata, cioè è ansia, senso di colpa, paura di sbagliare ancora. Qualcuno che pensa troppo, si rimprovera, ha paura di essere smascherato oppure di non essere all'altezza. E con il mago però qua arriva il punto delicato. Aspetta, mi stanno cadendo tutte le carte qua a fianco, non me le spostare. Allora, arriva il punto delicato perché il mago qua ti dice: questa persona ha grande capacità di parola, anche di manipolazione, di nasconderti questo aspetto, no? Grande fascino, grande intelligenza, grande carisma. Però questo mago non è stato ancora incarnato, è tutto nella testa. Cioè, ti dico, questa persona sa dire le cose giuste, sa creare connessione, sa accendere curiosità in te, ma non è detto che almeno per questa settimana, sappia sostenere ciò che dice. Tant'è che abbiamo il 7 di spade qua, senza girarci intorno. Il 7 di spade ripetuto 2 volte qua è un po' un campanello sacro e ti dice, parla di reticenza, parla di mezze verità, di strategie di difesa che adotta questa persona, di paura di esporsi davvero. Non ti dico che è per forza un bugiardo, qualcuno che sta nascondendo, no, è qualcuno che non sa stare nudo emotivamente, si muove di lato, osserva, testa il terreno, tiene sempre una via di fuga. Cioè, qual è il filo rosso, il fil rouge di questa stesa? È che questa persona è mentalmente attiva, però emotivamente irrisolta, ed è strategica per protezione, non è malizia qui, perché sta male, capito che ti voglio dire? Non è centrata nel cuore e questo si intreccia perfettamente con la stesa generale, dove tu vai verso la verità, incarnazione, scelte chiare, e l'altro è ancora nel labirinto mentale. Quindi qual è il messaggio per te? Che questa settimana non devi smascherare nessuno, devi solo osservare. Se parla tanto ma fa poco, se è brillante ma è sfuggente, se crea connessione ma non presenza, tu non insegui, non chiarisci, non devi spiegare, non devi chiarire, ti fermi. Perché le carte precedenti mi dicono che tu sei, anche qui, no? Sei in una fase di valore, struttura, rispetto e concretezza. E chi arriva con il 7 di spade o si allinea a te oppure si perde da solo, fondamentalmente. Quindi il tuo corpo lo sa. Ecco perché ti ho detto fatti la danza del piacere. Il tuo campo sente. E le carte ti hanno già dato un campanello, no? Vediamo alla fine cosa accade nell'amore per te in questi giorni. Dieci di bastoni, mi sembra ovvio. Il matto, mi sembra ancora più ovvio. L'imperatrice. Molte di voi si liberano da questa situazione qua, ritornano nel pieno potere personale, amate, ammirate, assolutamente sì. O è questa stessa persona o arriva un'altra da zero, però non è che arriva proprio un'altra, ti spiego. Ti togli da dosso i pesi di questa sensazione qui, dell'energia che ti viene incontro. Riparti da zero, l'imperatrice mi dice che ripartendo da zero o con questa persona o con una nuova, lo zero, qua tu porti sviluppo e realizzazione, imperatore e imperatrice, capito che ti voglio dire? Qua il 10 di bastone è proprio l'abbandono del ruolo di portatore, cioè non salvi più nessuno, non traduci più i silenzi dell'altro, cioè cosa potrebbe pensare, cosa mi potrebbe dire che non sta dicendo, no, non sistemi più le ambiguità, finisce sta roba qua, e questo è fondamentale per queste carte qua, perché il matto è lo strappo sacro, il matto non arriva se non hai lasciato il peso, capito? Questo è un reset energetico, azzeramento karmico, cambio di frequenza. Qua accade una cosa importantissima, non stai più cercando l'amore,
stai tornando a te. E proprio per questo può arrivare un incontro nuovo. Proprio per questo oppure una relazione già esistente può rinascere da zero, ma zero zero spaccato. Non è più come prima se rinasce con questa persona qui, perché come prima è morto, c'è la morte, capito? E qua si crea tutto con l'imperatrice. L'imperatrice non insegue, non chiede, non trattiene. Lei attira perché è fertile, piena, incarnata. È legata all'imperatore e qua il messaggio è chiarissimo. Non ci sono più dinamiche sbilanciate. Non più uno che regge, l'altro che sfugge, ma c'è uno sviluppo reale, una presenza, un corpo, una concretezza. Questa imperatrice questa imperatrice qui in questi giorni può manifestarsi in due modi. Ripeto, o in un nuovo incontro, assolutamente possibile, però non è un incontro qualunque questo, perché è un incontro, una persona che ti vede subito, non gioca, non fa strategie, non scappa, perché tu non sei più disponibile a questi giochetti, 7 di spade 2 volte. Oppure il rinnovo totale di una relazione, ma solo a una condizione, cioè che l'altro muoia simbolicamente, che il rapporto riparta da zero, che non ci siano più vecchi ruoli. Allora, se l'altra persona non è pronta a questo, l'imperatrice non aspetta. Quindi questa è una settimana iniziatica, si chiude un ciclo di fatica emotiva, di attese, di ambiguità e si apre un campo nuovo dove l'amore è semplice, è presente ed è fertile. Non perché arriva qualcuno a salvarti, ma perché tu non sei più disposta o disposto a portare dei pesi. E quando smetti di portarli è la vita che ti incontra, capito? E vediamo a questo punto con i miei oracoli lui-lei l'espressione di questa potente relazione che hanno, dove stanno? Che hanno predetto le carte. Non lo so se arriva in questa settimana, per ognuno di voi è diverso, però questo è quello che accadrà per tutte voi in questa settimana, come energia, no? E certo. Allora, vediamo. Non sono stato onesto, guarda, 7 di spade, 7 di spade. Capito? Cos'altro? Ti prego, fallo ancora. Qua c'è qualcosa che ha a che fare con il tuo modo di essere. Siccome mi hanno ribadito quanto tu non insegui più nessuno, continua a non inseguire nessuno e fatti dimostrare i fatti. Ok? Perché il tuo amante mistico ti sta dicendo fatti dimostrare i fatti. Ti prego, fallo ancora, l'hai già fatto nel recente passato questa consapevolezza qui. Continua a farti dimostrare i fatti. Ok. Cos'altro? Sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato, è l'imperatrice, anche se sei uomo, capito? Che ti voglio dire, cioè qua, cioè tu persegui la felicità in questi giorni, bellissimo, bellissimo. Ti metto adesso in chiusura 3 oracoli, se li vedo. Francesco, dove stanno? Aspetta, avevo in mente di metterti proprio quelli che stavo pensando, se li vedo. Francesco, dove stanno? Dove stanno gli oracoli che volevo mettere? Dai, eccoli, eccoli, aspetta, stanno sotto altri. Ecco, mi sta accadendo tutto. Ok, allora, nell'amore flessibilità. Guarda quante volte non è più per te. Non è più per te un vecchio modo di amare, una vecchia identità. Capito? Adesso guardi le cose da un'altra prospettiva. Chi non è allineato con te se ne va energeticamente, ma senza drammi. Cioè, tu hai un grande potere qua, non è per voi. E poi c'è la pace. Quindi, al di là se un'altra persona è la stessa, non è più per te un certo modo di essere in amore. Vedi che in questa settimana si giunge alla pace, o con la stessa persona, oppure la pace, quella pace dentro di te, perché entri in un potere personale molto forte, capito?
Ragazze e miei ragazzi, io vi faccio un applauso perché avete fatto un lavoro straordinario. Continuiamo su questo lavoro, pratica 21 giorni, prepariamoci alle masterclass e quindi è bellissimo. Io concludo qui, passo alla seconda variante se mi segui anche lì, altrimenti ti abbraccio forte forte, ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante della farfalla blu. Andiamo a vedere cosa accadrà in questa settimana e come orientarci verso il massimo successo perseguibile. Andiamo a fare prima una bella croce celtica iniziale dove esamineremo tutti gli ambiti e poi l'approfondimento sull'amore. Allora, partiamo. Vediamo. Ho detto la stella blu o la farfalla blu? Vabbè. La rinascita, non lo so, forse ho detto farfalla, stella, lo so, quando mi risentirò il video sentirò. Allora, vediamo, apriamo tutte le carte della croce celtica così che posso avere una visione onnicomprensiva del tutto. Energia attuale, la luna, ok, va bene. Un po' di paure riguardo al sentire le intuizioni, ma ti dico appena le apro tutte. Qual è la sfida ostacolo principale che la luna ti porta? Cos'è questo? Ah, il 4 di spade. Sì, allora. Fate le pratiche in questi giorni, ragazze mie. Subconscio. Ah, c'è l'amore, la relazione, 2 di coppe. Cosa abbiamo lasciato nel 2025 nei giorni scorsi? Abbiamo lasciato tante gabbie mentali, 8 di spade. Il potenziale in questa settimana qual è? La torre, cioè, bellissimo, al mio via scatenate l'inferno. Vediamo il futuro immediato. Guarda, 8 di bastoni, guarda, che bello, che bello. Il tuo approccio qual è? Il tuo approccio, io sto bene. Sapete, mi viene in mente la canzone di Caffè Nero Bollente della Mannoia. Caffè nero bollente in questo muro scaldato già dal sole paziente. Cioè mi viene in mente quella canzone col tuo approccio 9 di denari. Bellissimo, bellissimo. Mamma mia, bellissimo. Ti sei stancata. Ho stancato. Influenze esterne, quali sono le influenze esterne? La stella, mamma mia, dall'esterno ti arrivano cose pazzesche. Speranze o paure? Il giudizio, vabbè, ma quello lo sistemiamo. Allora, potenziale finale in questa settimana, conclusione della croce celtica, la morte. Questo è vero un rito di passaggio. Questa stesa epica, te lo dico, è bellissima, è bellissima. Allora, tu sei dentro l'archetipo più femminile che ci possa essere, la luna. La luna sono le paure, i dubbi, ma tutte queste emozioni stanno alimentando dentro di te la rottura della diga della mente. Ti ricordi il video Magia Pratica 0? Quello è. Magia Pratica 0 e Magia Pratica 1, quello è in questa settimana. Ok. La luna ti dice senti tutto, senti tutto tu. Percepisci più di quanto riesci a spiegare. Qualcosa ti può inquietare, però non sai ancora dare un nome a questa cosa che ti inquieta, è un tripudio di emozioni. Questa luna qui, con tutte queste carte, ecco perché le voglio aprire tutte, non sei confusa tu, sai? No, ho confuso. Qua tu sei sensibile. E questa è la sensibilità che quando cresce, le emozioni, quando crescono, fanno un po' paura alla mente razionale, capito? Quindi stai camminando senza torcia, però non sei persa o perso, stai imparando a fidarti del sentire. Qual è la sfida di questa settimana? Fermarsi davvero, 4 di spade. Non riposare il corpo, no. Smettere di rimuginare, smettere di controllare, smettere di rielaborare. Qua la vita ti dice non devi capire tutto adesso, devi fare silenzio. Il 4 di spade è la resa mentale. E non è facile per chi sente tante emozioni, capito?
questo 2 di coppe nel subconscio non è per forza l'amore di coppia, non è per forza una persona specifica, è il desiderio profondo di un incontro vero. Il tuo inconscio vuole reciprocità, specchio e verità emotiva. Ed è proprio questo desiderio che sta smuovendo tutto con la luna, hai capito? Perché tu sei stata eccezionale nei giorni precedenti e nel 2025. Sei stata bravissimo, bravissimo. Hai lasciato nel 2025 l'autosabotaggio, la paura di scegliere, hai lasciato l'idea di non poter cambiare. L'8 di spade è la prigione mentale e tu ne sei uscita. E io ti faccio già un applauso, bellissimo, anche se a volte ti senti, come dire, ancora dentro, no? Quella cosa là, che è inesprimibile, no? Però tu non lo sei più questa roba qua, hai capito? Qual è il potenziale? Boom! Colpo sacro! La torre che ti libera in questi giorni. In questa settimana potrebbe accadere questo, te lo dico, una verità improvvisa, una rivelazione emotiva, oppure un evento che cambia la tua prospettiva. Può far tremare, ma è la scossa che ti riporta a te. Perché poi c'è l'8 di bastoni, dopo il crollo tutto accelera, notizie arrivano, messaggi, movimenti, decisioni rapide, quello che era fermo, 4 di spade i primi giorni della settimana, si sblocca, quello che era sospeso cade, quello che doveva arrivare arriva. Perché? Perché il tuo approccio è straordinario, c'è il 9 di denari qua, tu non implori, tu non rincorri, tu non ti svendi, tu resti centrata, centrato, elegante, piena. Il 9 di denari ti dice, io, cioè sei tu che lo dici in questa settimana, io sto bene con me. Se vieni, vieni per condividere, non per colmare un vuoto. Sapete quanto amo il 9 di denari, no? È la mia carta per eccellenza. Ed è per questo che tutto accade allineato alla tua verità più grande, perché le influenze esterne sono la stella. Quando cambi l'interno, l'esterno cambia. L'universo ti dice adesso sì, la stella è protezione, guida, grazia, cioè esternamente a te qualcosa si allinea senza sforzo, perché stai col 9 di denari. L'interno e l'esterno è la stessa cosa. Dopo la torre, dopo la notte, tutto si allinea senza sforzo. Come vi dico sempre, la suprema condotta è l'assenza di sforzo. Il giudizio nelle speranze o nelle paure, cioè all'esterno di te tornerà la fede, la fiducia, bellissimo. Il giudizio nelle speranze o paure, hai paura di rinascere. La mente, no, ha paura di rinascere perché non conosce cosa c'è dopo quello che ha conosciuto già. Allo stesso tempo lo desideri più di ogni altra cosa, perché il giudizio è il richiamo dell'anima, ti dice smetti di vivere a metà, e tu sta cosa la senti fortissimamente forte. Energia finale è la morte, tutto ciò che deve accadere accade. Qua cade un'identità, la vecchia tua identità. La morte chiude un ciclo karmico potentissimo, non si torna indietro, non si rinegozia, ma quello che nasce dopo la morte è vero, è leggero, è tuo. Quindi in questa stesa mi parlano di verità nette, è la settimana in cui lasci la pelle vecchia, smetti di trattenere, permetti alla vita di rifarti da capo. E quando la morte chiude è perché l'anima ha già scelto di vivere. Hai capito che ti voglio dire? Per esempio, esaminando i vari ambiti, lavoro e denaro, qua succede una cosa molto chiara, anche se all'inizio potrebbe sembrarti destabilizzante. C'è confusione mentale all'inizio della settimana, possono esserci delle idee che si accavallano, una decisione che stai rimandando, una risposta che non arriva subito. Non è che tu non sai cosa fare, è che stai cambiando modo di lavorare e il vecchio schema non ti entra più addosso. Il blocco vero qua è fermarti un attimo, cioè non fare 1000 cose insieme, non reagire d'impulso, va bene?
Poi arriva uno scossone, una verità su una certa collaborazione lavorativa o una scelta netta. Oppure capisci che una strada non ti rappresenta più. E da lì che succede? Si sblocca tutto velocemente. Risposte, movimenti, proposte, comunicazioni. E qual è la cosa bella qua? Che tu non ti muovi più per paura. Tu ti muovi perché sai quanto vali. Cioè questa settimana non mi parla di forzare il lavoro, ma è una settimana per riallinearlo a chi sei diventata o a chi sei diventato, capito? Sì. Nelle relazioni invece di qualsiasi tipo, poi l'amore lo approfondiamo dopo, tu vuoi verità emotiva, non giochi, non mezze misure, non ambiguità. Se c'è una relazione, per esempio, qualcosa viene detto, oppure qualcosa viene visto finalmente per quello che è. Quindi potrebbe esserci un momento di tensione o di rivelazione qua, sì, però serve a ripulire, se c'è una relazione. Questo parlando di qualsiasi relazione comunque, che sono più vicine a te. Ripeto, l'amore lo approfondiamo dopo, quello a due. Se sei singolo, per esempio, questa settimana non è proprio l'incontro romantico perfetto. Qua per liberarti da un legame interno che ti teneva ferma, che dà la possibilità di far arrivare qualcosa di nuovo, capito? In famiglia e con gli amici qua tu smetti di fare da contenitore emotivo per tutti. Metti i confini senza sensi di colpa. Chi resta, resta meglio di come stava prima. Chi se ne va era già fuori. L'anima in questa settimana ti chiede una cosa sola: smettere di tradirti per stare in pace. Cioè l'anima vuole che tu ascolti quello che senti anche se non è comodo, accetti di non avere subito tutte le risposte, ti fidi del processo. Cioè l'anima non vuole il controllo, questo ve lo dico sempre, vuole verità. Anche se passa dalla torre questa verità, anche se fa tremare un po', perché sa che dall'altra parte c'è una versione di te più libera. Capito? A livello di salute psicofisica potresti inizialmente sentirti un po' stanca. È una stanchezza mentale qua, emotiva. Siamo a ridosso qua della luna piena. Allora, hai bisogno di dormire meglio, mi dicono le carte, di rallentare il ritmo, ridurre il rumore, cioè persone, meno social network, meno pensieri, perché il corpo ti parlerà chiaro in questi giorni, non puoi andare avanti come prima. Ma la buona notizia qual è? Che quando molli il controllo, l'energia torna subito. Questa settimana ti cura il sistema nervoso, cioè se state facendo le pratiche, ragazzi miei ragazzi, vanno bene quelle, va bene i 21 giorni, va bene. Perché qua in questa settimana vedo che tu lasci andare una versione di te, incredibile, la morte è uscita a tutte e due le stesse comunque, non è un caso, ovviamente. In questa settimana dirai basta a qualcosa che non vibra più e inizierai a camminare con più dignità interiore. Non devi fare tutto, non devi capire tutto, devi solo non tornare indietro e fidarti, perché la vita questa volta ti sta venendo incontro veramente, sul serio, Ecco la stella influenza stelle. Sì. Gli sciamani lo praticavano da millenni. Non è guarigione, è annientamento. La conquista, il tuo obiettivo, 5 porte, 90 minuti per attraversare ciascuna. Entri vivo, esci diverso, o non esci. Scegli ora. Tra un anno guarderai indietro e saprai quale porta hai preso. Sai che voglio vedere adesso che tipo di rinascita ti aspetta? Che tipo, torre morte, che tipo di rinascita ti aspetta? Vediamo un po'.
3 carte, Cavaliere di Denari, 5 di bastoni e il 7 di spade. Che tipo di rinascita ti aspetta, Cavaliere di Denari, 5 di bastoni e 7 di spade? Cioè, sono praticamente carte simili alla stesa precedente, incredibile, siamo veramente un organismo unico. Allora, questa rinascita è lenta, è concreta e incarnata. Non torni a sognare qua a livello di rinascita, torni a costruire. Perché il momento in cui dici io non scappo più, non mi eccito per le promesse, ma guardo i fatti. Perché questa carta dice che rinasci quando smetti di correre dietro a ciò che vibra forte ma non resta, e piuttosto scegli ciò che cresce piano ma non ti tradisce, capito? E questa rinascita tua passa dal conflitto. Non è il conflitto fuori, 5 di bastoni, è quello dentro, cioè è la fine della guerra interna. È la fine della guerra interna tra quello che vuoi e quello che tra quello che vuoi e quello che sai che ti fa male, tra il bisogno di essere scelta e il bisogno di sceglierti. Fondamentalmente questa carta ti dice non devi più dimostrare niente a nessuno e la rinascita arriva quando smetti di lottare per avere un posto e ti prendi il tuo spazio. E qua il punto chiave, il 7 di spade, mi dice che la tua rinascita è uscire dall'inganno, non solo quello degli altri, soprattutto il tuo. Se hai proiettato inganni degli altri è perché era il tuo inganno. Cioè, adesso questa carta ti dice questo inganno ora lo vedi, non puoi più far finta di niente. La rinascita non è tornare da chi ti confonde. La rinascita non è sperare che qualcuno cambi. La rinascita non è giustificare comportamenti opachi. La rinascita è diventare lucida. E la lucidità a volte può fare male, però ti libera, è iniziale questa cosa, no? Quindi che tipo di rinascita c'è veramente? Una rinascita senza illusioni, una rinascita senza situazioni ambigue, una rinascita senza competizione, una rinascita senza dover rincorrere. E quando è che rinasci? Rinasci quando scegli la stabilità invece dell'adrenalina, scegli la verità invece della speranza cieca, scegli te invece della paura di perdere. Cioè non è una rinascita che ti fa dire, ti fa essere esaltata, wow, Dio, Dio, no, è una rinascita che ti fa dire finalmente respiro. È fortissima sta cosa. Vediamo un po' cosa ti dico. Tu stai riprendendo? Sì. Vediamo un po' cosa ti dicono queste. Ci arriverai, questo è il Cavaliere dei Denari, no? Lenta, paziente, ma definitiva. Non puoi forzare i fiori a crescere o le piante a germogliare. Sii paziente e rispetta il fatto che tutto accade a suo modo nel suo tempo. E proprio questa è la rinascita che aspetti, cioè che si attiverà. È proprio l'anno del mago questo. Anche quando abbiamo fatto la stesa sul portale 2026 è uscita una lettura simile. Non è più un'attesa passiva, è una fede attiva nell'attesa. Quella che permette ai fiori di germogliare senza sforzo, capito? Voglio fare un'altra cosa però, mo. Voglio vedere, anzi metto queste altre. Dove stanno? Quelle piccoline, eccole. 3 carte sulla morte.
il diavolo, bellissima questa cosa qua, attaccamenti, paure, resistenze, la morte di questo, meraviglioso, paggio di coppe, 9 di coppe, cioè tu non mercanteggi più amore qua, è stupendo. Siccome la morte ti dice che ci sono delle chiusure radicali, no? Di lasciare andare, cioè che non serve più, quindi è la fine necessaria per rinascere. Tutto ciò che non vibra più con te a livello profondo cade. La morte ti dice non puoi entrare nel nuovo anno se continui a portare vecchi pesi. Quindi a questo punto di cosa parlano questi pesi? C'è il diavolo. Il diavolo qua mi dice, mi chiarisce quello che lasci andare e soprattutto ciò che ti lega alle illusioni, alle dipendenze emotive, ai giochi di potere. Quindi questo è l'invito a vedere i nodi interiori, cioè quei legami tossici, no? Con le persone, con le abitudini o anche le paure che ti hanno trattenuta. Il diavolo ti mostra una cosa, ti dice guarda ciò che ti trattiene perché ora puoi liberartene, capito? È un'energia molto intensa, carnale, ma profondamente liberatoria. Cioè la morte qui è una morte piena di desiderio di vita nuova, hai capito? E il paggio di coppe è la dolcezza che ti entra nel cuore, no? È l'inizio di un amore nuovo, ma non necessariamente un amore romantico, vecchio stampo, perché c'è il 9 di coppe a fianco e il 9 di denari qua. È amore per te stessa, amore per la tua anima, per la vita che stai creando. Dopo la chiusura della morte e lo sblocco del diavolo, il paggio ti invita a osare di sentire, di aprire il cuore a possibilità che non immaginavi. Questo paggio di coppe è l'energia curiosa che ti dice non temere il nuovo, non temere di giocare, non temere di sentire, non temere di vivere con freschezza. E il 9 di coppe è la promessa della soddisfazione, già la stella me lo diceva. Dopo il distacco e la purificazione, dopo aver visto, sciolto ciò che ti bloccava, il 9 di coppe ti dice ciò che desideri profondamente è possibile perché ora sei libera per accoglierlo. È un desiderio incarnato che si realizzabile, perché? Perché tutte le carte precedenti ti hanno preparata. Gli spiriti delle carte, gli spiriti che hai avuto, che le carte l'hanno letto, ti hanno preparata, ti hanno resa lucida, pronta o pronto. Quindi questo quadro, morte, chiusura necessaria, distacco radicale, diavolo, riconoscimento e liberazione dai legami che ti trattengono, anche dalle abitudini che ti trattengono, paggio di coppe, apertura al nuovo, curiosità, e il 9 di coppe, realizzazione, gioia, soddisfazione reale, è proprio la rinascita completa. Lasci andare. Apri il cuore e il tuo mondo interiore reale si riallinea con i desideri più veri della tua anima. Quindi qua si tratta di te che cammini verso ciò che ti completa, passo dopo passo, con coraggio, con dolcezza, hai capito? È bellissimo, sì. Mettiamo un altro oracolo con questo. Qua, la dea voglio mettere un attimo. Qual è la dea che nasce in te, quindi? La morte e la magia. Morte e la magia. Quello che andrai a vivere non è una magia astratta, ti ripeto, sei tu che cammini verso ciò che ti completa. Quindi avviene una morte, il distacco da queste situazioni di cui ti ho parlato, e la rinascita in ciò che ti completa, verso ciò che ti completa, capito? Bellissimo. Ragazze mie, ragazzi, adesso su questo le lascio qua, vediamo cosa accade nell'amore, nello specifico, in questi giorni. Cosa accade nell'amore per te in questi giorni? 5-11 gennaio. Cioè, capisci che stai creando un nuovo modo di amare? Quello che parte dall'interezza. Sono uscite le mie due carte preferite, 9 di denari e 9 di coppe. Cioè, io mi do
non per paura, ma per il piacere di condividere la mia interezza. Chiunque la persona sia, che sia relazioni di lavoro, che sia relazioni d'amore, familiari, hai capito? Non puoi dare in modo sano se dai per paura. Allora, vediamo. Come vanno a stare in amore le mie ragazze e i miei ragazzi in questi giorni? Questo cos'è? Il mondo! Il mondo! 3 di coppe. Ah, vedo che c'è leggerezza, nuovi incontri, apertura al nuovo. La torre ripetuta. La torre ripetuta. Allora, qualcuno di voi che si portava addosso una vecchia storia, una vecchia illusione, chiudete proprio in questi giorni, conoscete una persona nuova, questo vi dà la cosa di chiudere tutto. Proprio piccola parentesi di impatto, capito? O la leggerezza con gli amici, non lo so, e poi chiudete d'impatto una vecchia situazione stagnante. Fondamentalmente è questo, perché? Perché io qua vedo una chiusura importante, un cerchio si completa, qualcosa arriva al capolinea perché ha fatto il suo giro. È una maturazione questa, è quel momento in cui senti dire dentro di te, ok, ora ho capito, ora so. Quindi molte di voi vi renderete conto di cosa volete veramente in amore e soprattutto di cosa non volete più. Infatti il 3 di coppe è stupendo, ti dice che la vita torna a respirare qua, si torna a ridere, ti vedo uscire, sentirti viva, desiderabile, in compagnia, quindi per alcuni c'è questo incontro nuovo, per altri invece è proprio un ritorno alla socialità e per altri ancora è semplicemente il tuo cuore che smette di essere chiuso, si riapre al piacere di stare con gli altri, vedo leggerezza, vedo condivisione, c'è quella cosa che dici non devo più soffrire per amare, no? E poi arriva lei, bellissima la torre, il beato tremendo, come si dice nei Rig Veda. Allora, arriva la torre, ma questa torre però qua non è cattiva, cioè questa torre è la verità che cade addosso, è il crollo dell'illusione, capito? È il crollo dell'illusione. Però è anche la liberazione da una dinamica che non stava più in piedi, quindi per alcuni di voi è una presa di coscienza improvvisa rispetto a una relazione che stavate vivendo o avete vissuto, per altri di voi è una notizia, una rivelazione, una scelta netta, cioè è quel momento in cui dici basta, ora vedo chi sei, ora vedo cosa voglio. Quindi in amore questi giorni portano delle chiusure definitive di vecchi cicli, un ritorno alla gioia e proprio al contatto umano, al sentirti viva. È uno scossone che mette tutto in chiaro. E la cosa più bella, sai qual è? Che dopo questa torre non si torna più indietro, cioè si va avanti più leggeri, più veri, più centrati. In questi giorni l'amore non ti fa più perdere la testa, ti riporta a casa e se qualcosa crolla è solo perché non era più degno del tuo cuore. Capito? E vediamo da questo momento in poi l'energia dell'esterno che ti viene incontro, della persona che ti viene incontro. La temperanza, bella energia. Bellissimo, 10 di spade. Cos'è questo? Questo è il paggio di denari, acci picchiolina. Guarda, l'energia della persona che ti viene incontro, poi anche con la stella qua, no? È una persona che viene da una fine pesante. Perché il 10 di spade mi parla di un crollo totale, di qualcosa che è finito male, che ha lasciato delle ferite su questa persona. È qualcuno che ha toccato il fondo, o emotivamente o mentalmente, o ambedue. Non è una persona leggera, c'è qualcuno che arriva, non è qualcuno che arriva per gioco in questo caso, arriva dopo aver capito cosa significa perdere, quindi una persona matura. Non arriva distrutta da te, arriva trasformata, c'è il paggio di denari qua. E soprattutto la temperanza, perché la temperanza è l'anima di questa persona, no? È l'angelo della temperanza, l'anima di questa persona, è qualcuno che sta ricostruendo il suo equilibrio nella vita, che non vuole più drammi, che non vuole più eccessi, che non vuole montagne russe emotive, vuole pace, vuole dialogo, vuole rispetto dei propri tempi. È un'energia molto matura questa. Questa persona non ti travolge, ma ti incontra.
Questa persona non invade, ma si avvicina con delicatezza. E questo paggio di denari è la cosa più bella di tutte, perché dopo la fine, dopo la guarigione, questa persona vuole ricominciare da zero, ma in modo concreto però. Farà piccoli gesti, ha questa predisposizione, una presenza reale, fatti più che parole, no? Non fa promesse gigantesche, no, non fa castelli in aria, no, ma ti dice, vediamo se possiamo costruire qualcosa, passo dopo passo. Quindi, che tipo di persona ti viene incontro in questi giorni? Una persona che ha sofferto davvero tanto, che non vuole più sbagliare, che non corre, ma resta, che non giudica, ma prova a costruire. E questo è importantissimo perché questa persona potrebbe sembrare inizialmente un po' cauta, no? Un po' lenta, forse anche timida, forse. Ma è perché ora sa il valore delle cose vere. Quindi chi ti viene incontro in questi giorni non arriva per salvarti, neppure per essere salvato, arriva per camminare accanto a te, con rispetto dopo aver chiuso un capitolo molto doloroso nella sua vita. Una persona matura. O è una persona che già conosci, o una persona nuova, però questa è l'energia di questa persona, ok? Vediamo alla fine nell'amore cosa accade per te. Sei di denari, bellissima carta di equilibrio. Abbiamo il 10 di coppe. Allora, e c'è il 5 di denari. Ti spiego. Partiamo con questo 6 di denari. Qua c'è, nella vita affettiva, questo 6 di denari significa che qualcuno arriva a bilanciare quello che manca oppure che è stato disarmonico. Può essere un gesto, può essere una parola o un atteggiamento concreto, cioè qualcuno che ti considera, qualcuno che ti supporta, che fa piccoli atti concreti per mostrarti quanto tiene. Poi questo 10 di coppe è la soddisfazione emotiva rispetto a questa carta, armonia, complicità, quella sensazione di casa dentro il cuore, no? Quando ti senti capita o capito, amato, no? C'è un'energia di pace affettiva qua, di felicità condivisa, che anche se non è perfetta, però è vera, è genuina, è reale. Però il 5 di denari mi dice, ci ricorda che non tutto sarà proprio facile, cioè ci sono ancora delle ferite da superare, delle piccole insicurezze o dei momenti di nostalgia di ciò che è stato perso. Probabilmente qualcuno arriva da situazioni complicate, l'abbiamo visto, 10 di spade, ma anche tu. Un passato doloroso, oppure ci sono attimi in cui senti il peso della solitudine o dei timori, no? Però, scusami, scusa. Qual è il bello di questa stesa? È che questi momenti qua servono solo a farti apprezzare ancora di più il valore di ciò che si costruisce adesso. Quindi in parole semplici, questa settimana in amore si apre con dare e ricevere, c'è un riconoscimento reciproco, c'è una gioia profonda, quella che scalda il cuore, no? Che porta armonia, ma c'è ancora un po' di passato da chiudere qua, qualche ferita da osservare bene, da comprendere però senza paura. Ci sono delle bellissime carte che sostengono, no? È una settimana di connessione autentica, di emozioni vere, di piccoli gesti che costruiscono qualcosa di solido. Non è la perfezione a cui si pensa, ma la verità che resta e che fa crescere, capito? E vediamo cosa ti dice questa persona con i miei potenti oracoli, lui lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Allora, molto spesso per riuscire a scoprire che siamo innamorati, forse anche per diventarlo, bisogna che arrivi il giorno della separazione. Allora, entrambi avete avuto delle separazioni, non so se tra di voi oppure se è una persona nuova, una persona che ha vissuto questo, è una persona qua consapevole dell'amore. Se già la conosci, qua c'è una riconciliazione, però io ti dico, ci sarà da lavorare su alcuni aspetti, però è sostenuta questa riconciliazione, questa riappacificazione tra di voi da belle carte. Va bene? Ok. Cos'altro ti dice?
E infatti qua parla di nuovo di separazione, per molti di voi che siete stati separati da questa persona, e dice: quando ci siamo separati sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato di riempire in mille modi quella sensazione angosciante, ma tutto rimaneva in superficie. Tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. Allora qua parliamo di una persona che, anche tu, perché avete 10 di spade e la torre, prende coscienza del fatto che quando c'è qualcosa di forte, un amore importante, non lo si può controllare o pensare di capire come deve andare o come deve essere vissuto. Qua abbiamo per esempio una persona che ha vissuto il fatto che un amore non può essere controllato, non si può tornare indietro a fare quello che si faceva prima con la consapevolezza che si aveva prima, quando la consapevolezza è aumentata dopo esservi incontrati. Capito? Che l'amore, l'energia amorosa, l'eros, il dio amore, attiva dei poteri inauditi, e siccome la mente ha paura di questi poteri, cerca di controllare le situazioni o pensare di capire come dovrebbe andare una certa relazione. La relazione va come deve andare secondo quello che devi evolvere. Ok? Allora qua abbiamo una persona che grazie a una profonda delusione si approccia all'altro, cioè a te, con questa grande consapevolezza, con la voglia di provare, di riprovare, con la voglia autentica, perché è una persona che ha sofferto molto, ma anche tu. Ok? Cos'altro? Perdonami, ti prego, perdonami. E qua ci sono molte di voi che hanno una persona che già conoscono, che ha tutta la capacità e la voglia di mettere dei fatti, ok? Di fare i fatti, e non più promesse, non solo promesse. Si è chiuso quella cosa della promessa, delle promesse non mantenute, e vedrai che questa persona si impegnerà a poco, e c'è da lavorarci su, te l'ho detto col 5 denari, però è sostenuta da una bellissima energia 10 di coppe e 6 denari. Questa è la quotidianità, il 6 denari che ci si intende nelle piccole cose, nella quotidianità, non è più sbilanciato il rapporto, no? Ci si viene incontro, e questo è coronato da un profondo senso di sentirsi a casa. E grazie a questa energia che si può lavorare sul 5 di denari, venendosi incontro pian piano, ok? È una bellissima stesa, molto profonda, bellissima. Vediamo adesso a chiusura cosa dicono gli oracoli. E poi diciamoci la verità, tu stai con 9 di denari, quindi tu sei integro, non fai azioni per paura, fai azioni per scelta, capito? Quindi va bene. Flessibilità, ripulire. Bello, qua si riparte di nuovo, in amore. La carta di ripulire mi parla di proprio un reset, numero 21, arcano 21, no? E spingersi al limite è un gesto limite, avere il coraggio di saltare in una nuova relazione con questa prospettiva, con questo nuovo modus operandi, di relazionarsi all'altro, qualcuno che fa un gesto di apertura, di fede, no? Abbiamo la stella alle influenze esterne. Molto bella questa stella, qua c'è un reset e un rinnovo. Cosa c'è dopo spingersi al limite? È una nuova vita, vedi? Bellissimo, bellissimo. Ragazze mie, ragazzi, io non aggiungo nient'altro perché state lavorando benissimo. Maggiore consapevolezza c'è, più belle saranno le grandi soddisfazioni. Ecco. Quindi, ragazze mie, ragazzi, io concludo qui. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo prestissimo, e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!